Il giornale radio è iniziato ormai oltre 2 anni fa e non faremo sconti neanche a questo governo, ma a qualsiasi altro governo. La radio rispetto a tutti gli altri organi di informazione era quella che era data per morta. Io penso alla radio, penso ad uno strumento democratico, forse il più democratico. Live con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio. Come sta, direttore? Tutto bene, e vi ringrazio di questa intervista perché mette in luce un progetto importante nel mondo dell'informazione radiofonica. Molto bene, le posso dare del tu? Come no, certo. Allora, iniziamo subito a presentare quello che è il progetto radiofonico. Come nasce Giornale Radio? Giornale Radio è iniziato ormai oltre 2 anni fa ed era un progetto che andava a coprire sicuramente una grande falla nel mondo dell'editoria radiofonica, ma più in generale multimediale. Quindi c'era bisogno di riprendere in mano il vecchio progetto di radio di informazione che ti racconta i fatti mentre accadono. Gli italiani vogliono un'informazione rapida, veloce, ma nello stesso tempo anche attenta ai fatti e alle opinioni, ma i fatti e le opinioni, come nella tradizione del giornalismo anglosassone, non sempre quella italiana, devono essere staccati. Da noi i fatti sono i fatti, la notizia così come avviene noi la raccontiamo e poi a seguito le opinioni. E altre cose le stiamo facendo ormai da diversi mesi con la crisi politica, con la formazione del governo, a cui non abbiamo mai fatto sconti a nessuno. Non abbiamo fatto sconti al governo Draghi, non abbiamo fatto sconti ai partiti che ne avevano fatto parte, ma non abbiamo fatto neanche sconti a quelli che avevano staccato la spina. E non faremo sconti neanche a questo governo, ma a qualsiasi altro governo. Io penso che il ruolo del giornalista deve essere un ruolo critico. Voi svolgete quindi un servizio pubblico e cercate di farlo nei migliori dei modi, sempre a disposizione dell'informazione, neutra e diretta, giusto? Sì, abbiamo diversi format di trasmissioni che vanno verso questa direzione. Cito per esempio 120 minuti di Vicky Mangone, che proprio in 2 ore si dà l'impressione, qualcosa di più dell'impressione, di informarti per quello che serve. Cioè tu mi chiedi notizie sulla crisi energetica, io vado a verificare, ti porto gli ospiti che però vanno un po' al di là del vecchio concetto, secondo me un po' obsoleto, dell'esperto risponde. Io penso sempre che i giornalisti debbano avere come editore di riferimento ovviamente il loro editore, ma anche il loro pubblico, chi lo ha seguito fino a quel momento. L'autorevolezza passa anche certamente dalla verifica delle notizie, ma anche da questi piccoli fatti, il bene comune, quello che normalmente non si fa. Ovviamente non è facile perché no. Ovviamente ti trovi anche certe volte un po' solo, no? a fare questo tipo di giornalismo, ma so che alla lunga paga. Sì. Guarda, ci sono 418.000, poco più, poco meno, persone che ogni giorno ci ascoltano. Credo che questo dato sia in difetto e i prossimi rilevamenti lo dimostreranno, ma ci sono 1.800.000 persone che ci ascoltano ogni settimana per una radio che trasmette da poco tempo, che non ha un numero elevato di frequenze, modulazioni di frequenza, ma sfrutta
sfrutta appieno, secondo me, tutto il sistema dell'informazione, tutte le tecnologie che ci portano fino a qui. Io vi seguo tantissimo e proprio per questo motivo ti ho voluto qui ospite sul Libero Quotidiano, perché vi ammiro il vostro lavoro. Siete una radio molto giovane e in 2 anni avete fatto dei salti, dei passi da gigante. Quindi ho detto questa realtà è una realtà molto interessante e ti ringrazio di essere qui con noi oggi e raccontarcela un pochettino nel dettaglio. Adesso io vorrei sapere esattamente, per farlo sapere a tutti, io lo so benissimo, come potervi ascoltare. Innanzitutto giornaleradio.fm è il sito, è il nostro sito che è una vetrina, che è un portale dove troverete ogni giorno un'apertura, un corsivo, dove troverete le registrazioni, i podcast delle trasmissioni principali, e dove troverete però soprattutto notizie, tante notizie nel momento in cui accadono. E dal sito potete partire, certamente, perché potete ascoltare la radio in diretta con un telefonino e con un'app scaricabile su tutte le principali piattaforme. Quella radio potete anche portarvela in giro, e questo è solo una piccolissima parte di un progetto più ampio, perché potete ascoltare la radio anche in alcune città in modulazione di frequenza e attraverso il DAB, la radio digitale, praticamente in quasi tutta Italia. Ma non solo, anche sui canali televisivi di Samsung Plus e anche Sky. Al momento potete vedere, leggere le notizie e ascoltare la radio mentre sta parlando, mentre sta trasmettendo, mentre sta programmando le sue trasmissioni. Mi parlavi spesso del giornalismo delle radio in Gran Bretagna. In effetti la vostra realtà mi ricorda molto un giornalismo britannico, perché io vivo tra l'Inghilterra e l'Italia e quindi riesco un pochettino a vedere entrambe le realtà. Ecco, cos'è che ti porta ad essere così tanto vicino al giornalismo più britannico invece di quello italiano, dato che tu sei un italiano e sei cresciuto anche professionalmente qui in Italia? Le regole. Io penso che i giornalisti inglesi, ma in generale anche in tutto il mondo del giornalismo anglosassone, ha ben presente che cosa sono le regole del nostro mestiere, che è un po' quello che ho semplificato qualche minuto fa. Autorevolezza, verifica attentissima delle notizie, delle fonti. Per esempio in Gran Bretagna, non so se tu hai mai visto scene come abbiamo visto noi, tantissimi giornali radio o soprattutto telegiornali con giornalisti che citofonano e che registrano le testimonianze al citofono. Ecco. Una cosa che in Gran Bretagna non sarebbe possibile e che ritengo anche enormemente deteriore, no, del nostro mestiere. Una riflessione che però mi viene da fare durante questa conversazione con te è che mi sembra, a me dà l'impressione che qui in Italia il giornalismo si sia avvicinato al reality show, il reality show si sia avvicinato un po' al giornalismo e quindi si è mischiato un po' tutto, con il fatto di andare a citofonare, con il fatto di entrare così tanto nella vita degli altri senza rispettare la privacy a volte e a volte anche dimenticare la deontologia, quella che appartiene poi al giornalista. Sono d'accordo e aggiungerei anche fare molto populismo. Questa parola è entrata dentro nel nostro gergo quotidiano per quanto riguarda la politica, però populismo lo fa anche un certo tipo di giornalismo. Giornale radio c'è anche una programmazione musicale? Sì, c'è una scelta di fasce dove piazzare della musica però abbastanza precisa. Non c'è musica italiana per scelta, c'è tanta musica internazionale, però insomma sono quasi tutti brani musicali di grande successo o conosciuti, e quindi diciamo che sono messi lì per due motivi: uno per rendere meno tosto l'ascolto, no? Perché
una radio parlata, solo parlata, ha un minutaggio molto corto di ascolto, però nello stesso tempo ha anche una funzione educativa, di ascoltare per esempio della buona musica, mentre poi dopo, perché sai che dopo hai ancora dell'informazione, ti permette di avere un altro tipo di linguaggio con il tuo pubblico. Cosa ci dobbiamo aspettare in futuro dal giornale radio? I nostri obiettivi sono quelli di migliorare ovviamente il seriale, migliorare la distribuzione della nostra radio in tutta Italia e non solo, offrire sempre di più possibilità tecnologiche e anche un contributo alla crescita culturale e giornalistica del nostro paese in termini di ascolti e in termini anche di qualità dei nostri programmi. Daniele, c'è qualcos'altro che ti piacerebbe aggiungere a questa intervista che io non ti ho chiesto? Io aggiungerei solo che la radio rispetto a tutti gli altri organi di informazione era quella che era data per morta. Io ricordo un video Kill the Radio Star. Ecco, noi dovevamo morire nei primi degli anni '80, sono passati 42 anni, non solo non siamo morti, ma siamo vivissimi, è incredibile. E la radio è ancora un strumento che fa qualcosa come 35-36 milioni di ascolto nel nostro paese, parlo di ascolto complessivo della radio. Quindi la radio è ancora un luogo democratico, ecco. Se io penso alla radio, penso ad uno strumento democratico, forse il più democratico. Daniele, io ti ringrazio moltissimo ad essere stato qui mio ospite, ad avermi dedicato un po' del tuo tempo. Ti lascio andare perché so che hai tanto da fare, soprattutto lì in radio, e nulla, e quindi rimando tutti i nostri lettori lì qui di Libero Quotidiano, Libero TV ad ascoltare il giornale radio. In bocca al lupo. Grazie mille, ciao Daniele, ciao, a presto. Ed io come sempre vi do un nuovo appuntamento qui per la prossima settimana con un nuovo ospite, una nuova intervista, una nuova chiacchierata. Take care.